Oh, buongiorno ragazzi, ed è lunedì, già la lavagna, conti veloci della settimana scorsa. Abbiamo cominciato a mettere anche un pochino di cose molto interessanti. Allora, punto primo, abbiamo messo le gomme, le avete viste, le abbiamo anche stamarrate, quindi facciamo gomme AT, così sappiamo di cosa stiamo parlando. Mi sto girando con la sedia senza volere. AT, allora gli mettiamo 400 euro, d'accordo? Poi aggiungiamo i teli, quelli che avevo in casa, le lampo, le vitine, un totale di circa 20 euro, compreso il telo nuovo, anche perché il telino ragazzi costa 5,50 euro, ve lo dico. Quindi teli, veranda, mettiamo un totale di 20 euro, aggiungiamoci euro anche qua. E infine abbiamo il materiale da campeggio che avete visto, quindi la pentola, tra quello che avevo io e quello che ho comprato, quindi due sediolini, il tavolino, la pentola, roba del genere. Esagero, ci metto un centinaio d'euro, d'accordo? Sto un pelo largo, però scriviamo Matt Camp, totale 100 euro, porta il totale della settimana scorsa a 520 euro, che con la nostra cifra ci vengono 7.786 euro. Ho preso l'unico bagaglio da, chissà, magari erano insieme, quindi 7.786 euro. Non male, anche perché di cose ne abbiamo già fatte parecchie. Dai ragazzi, questa settimana, fra l'altro è una settimana molto carica. 1. Abbiamo le gomme da caricare. 2. Dobbiamo, tra oggi e domani, lunedì e martedì, finire la verandina, quindi con i teli li tagliamo e abbiamo chiuso il discorso. Speriamo smetta di piovere perché magari è un pochino più comodo. Mercoledì ragazzi siamo da Beppe e andiamo a montare l'assetto. Quindi già questo fine settimana dovremo vedere Paguro alto, quello che mi serve, è già caricato giusto, perché come avete visto ragazzi cominciano ad esserci tante cose, quindi al culone bello pesante. Bene, al lavoro che lunedì! Prima parte fatta, teli tagliati, 2 da 90, 1 da 120, il 120 frontale, i 2 da 90 andranno a irrobustire gli altri due blu che avete visto. Ora abbiamo cerniere, cernierine, picchettini, devo prendere su tutto, andare in casa, aspettare che sia libera la macchina da cucire. Cominciamo. Buongiorno e buon martedì da dentro Paguro, che come state notando piamo un pochino. Questa mattina ragazzi ci cominciamo a concentrare sull'impianto elettrico interno, anche perché cominciano ad esserci un po' di parecchie robe come strumentazione di bordo, è ora di dargli un pochino di ordine, anche perché sono fermo, dovevo solo montare i teli della veranda, ma piove, non è proprio il caso, e ci prepariamo perché domani ragazzi si va a fare l'assetto. Ora comincio a smontare il cruscotto e vediamo dove facciamo passare un po' di cavi, un po' di interruttori, un po' di pulsanti, cose strane. Brucerà ben qualcosa, ci guardiamo dopo.
martedì, non male. Abbiamo fatto tutto il cruscottino che è il supporto portaoggetti, quindi qui praticamente vado, siccome la mia presa accendisigari è direttamente alimentata, ho fatto uno sdoppio passo sotto pulsante perché tutta la presa ha il suo fusibile da 15 A e gli ho aggiunto, come vedete, un'altra presa USB che sono la mia strumentazione di bordo e questo foro qua da dove entreranno. Come avete visto, ragazzi, ho praticamente sbudelato mezzo cruscotto, che ho tolto completamente il vecchio stereo dal Pioneer, che non so neanche quanto pesasse, e di fatto ho preparato tutta la diciamo la strumentazione di bordo. Adesso dietro ho sigillato perché di vibrazioni ce ne saranno una valanga e mezzo, quindi adesso lascio tutto fermo, smonto la vecchia autoradio della mia Fusion, poveretta, che va benissimo, è un USB originale 2D, una roba agghiacciante per solo sentire la musica, metto su. Ragazzi, niente, ci vediamo domani, spero direttamente da Beppe. Buongiorno, è mercoledì e siamo già in officina da Beppe. Paguro è già direttamente sul ponte e stiamo per cominciare a smontare gomme, ammortizzatori e tutti per fare l'assetto. Dovremo anche guardare già, speriamo di riuscire a farlo questa volta, per montare le piastre sotto di rinforzo, sia il riduttore differenziale che quello del motore. Venite un po' a vedere. Siamo già pronti. Ragazzi, l'altra volta eravamo qua, abbiamo deciso che era meglio metterla qua. Si parte a lavorare. Buongiorno, è giovedì! Oh, adesso vi tocca il pipone, sappiatelo che vi tocca il pipone. Sono 3 giorni che ci ammazziamo di roba da fare, parlo poco e lavoro tanto. Ieri da Beppe, ragazzi, è stato meraviglioso, veramente una gran bella giornata, però come avete visto, testa bassa e lavorare, perché comunque abbiamo veramente lavorato tanto. Alla fine tenete conto che secondo me ci abbiamo messo 6 ore, 6-7 ore di lavoro tra pause, una cosa e un'altra, però è stato molto bello e molto impegnativo, ragazzi. Ora vi porto fuori che vi faccio vedere un attimino le cose tecniche, vi spiego un attimino cosa abbiamo fatto a livello di assetto della macchina. Poi abbiamo, finalmente oggi non piove, quindi montiamo la veranda su, finiamo la veranda, così finalmente richiudo la tenda e tecnicamente non ci devo più guardare, chiaramente quando mi serve l'apro. E ragazzi, siamo quasi pronti la prossima settimana per fare il make up. Ci abbiamo Paguro che va a farsi bello con la permanente, ci abbiamo un sacco di roba, dobbiamo verniciarlo, e questo non vi spiego, ne parliamo quando è il momento. Mettere gli adesivi, ammetto che mi sa che ho la vaga sensazione che venga un po' tamarino, qua anche Don Tiziano con le tamariadi gli verrà la crisi, però se fai una cosa devi far fatta bene, se no non si sta bene. Vabbè, andiamo a vedere la set. Come vedete, ragazzi, sono già pronto con la tenda già aperta, ma volevo farvi vedere un attimino cosa siamo riusciti a fare con l'assetto. Intanto già mi sa che devo recuperare un altro buco, fortuna che avevo le barre di 1 metro, perché come vedete prima era più inclinata la scala, adesso è quasi dritta. Allora, assetto anteriore, prima di tutto, è inutile dirvi quanto sono tamarre queste scritte. Ma ha messo anche il tappino rosso, questa è colpa di Federico. Bellissimo. Allora, qui abbiamo, ragazzi, le molle della HR. Sono, come avete visto, le molle del kit omologato, che ha un'altezza di, loro me la chiamano più 45, teoricamente diciamo 4,5-5 cm su per giù. La stessa cosa sono montate sul posteriore con, vedete solo qua sopra, gli ammortizzatori che ci siamo fatti fare grazie, davvero grazie alla HM 4x4, che produce, guardate, queste sono le molle, e produce questi bestioni di ammortizzatori. Nella parte posteriore abbiamo aggiunto un tampone fine corsa di 2 cm, se non vado errato, che è lo stesso tampone che viene montato quando si monta ad esempio il gancio traino, perché va a sopperire al peso. A me a cosa serviva? Deve sopperire chiaramente al peso della tenda e del cassone, che sono
più o meno un centinaio di chili. Quindi in automatico cosa succede? Che questi 4 cm più il tampone sarebbero teoricamente 6, ma non sono 6 perché quei 2 cm che io ho messo di spessore sono quelli che lui riesce a supportare con il peso. L'assetto ha preso, come vi dicevo prima, più o meno un 6-7 ore di lavoro, e lo andremo a conteggiare la prossima settimana. Abbiamo già montato le gomme e veramente su questo sono assolutamente molto contento, e mi piace davvero la scelta fatta. Ancora grazie ai ragazzi di Gomma Planet, perché prenderci con una gomma del genere è veramente qualcosa di complicato. Ok, questo era tanto per spiegarvi tutto quello che è stato fatto a livello di assetto. Fra l'altro siamo stati veramente bravi, perché guardate anche le gomme anteriori, siamo perfettamente in asse, l'ho guidata anche ieri sera, di fatto la convergenza col fatto che non abbiamo toccato tutta la scatola di sterzo è praticamente invariata. Andrò comunque a verificarla, perché modificando l'assetto non si sa mai che magari si è aperto o chiuso leggermente il camber, quindi andiamo a controllarlo. Bella roba. Adesso ragazzi ci manca solo la cosa più importante, far la tamarra. Allora ci concentriamo adesso, mi metto subito al lavoro, montiamo la veranda così la vedete completamente finita, chiusa, tutto quello che è. Per oggi direi che dopo dovremo essere abbastanza a posto, perché ho un sacco di cose da fare. Al lavoro. Niente, veranda esterna ragazzi finita. Come avete visto abbiamo le lampo che congiungono le parti laterali, e la cosa comoda chiaramente, adesso entriamo in cabina, ok, la cosa comoda è che io posso modulare, cioè, vedete che avendo le zip da questa parte io posso modulare, sempre avendo una mano chiaramente, poter, vedete, staccare questa parte in modo che questa, che se vi ricordate al tirantino, eccolo qua, quindi io mi aggancio col mio tirante alla ruota sopra e sotto, adesso vediamo, guarda, e io vedete che ho creato una, diciamo, veranda aggiuntiva. Che cosa manca da fare ragazzi? Qui sotto chiaramente devo fare le asole per mettere i picchettini, in modo che questi possano stare tirati. Volevo farvi vedere anche le calamite, vedete che i ragazzi, fenomenale, cucitrice automatica, qui la regia proprio non si è regolata, ha messo le calamite qui dentro, vedete, tac, e si attaccano sia di qua che di là, quindi queste sono un pelino alte, purtroppo non sempre è semplice, però aggancia quello che serve e siamo a posto, bello. Quindi anche la veranda è veramente venuta interessante. Ora dobbiamo fare un paio di finiture, gli occhiellini sotto per i tirantini, in modo da poterla picchettare, ma non credevo venisse una cabina così. Bello, un gran bello spazio, pratico, comodo, costato una cavolata ragazzi, tutto materiale di recupero. Io ve lo dico ragazzi, non andiamo contro un bel periodo, imparate a riutilizzare, imparate a tenere da parte, imparate a muovere le mani, perché il momento è quello che è. Con poco abbiamo fatto questa cosa qua, non è poco. Bello, dai. Secondo me per oggi ne abbiamo fatto un sacco e vi ho fatto vedere anche un botto di cose. Ci vediamo domani che è venerdì. Buongiorno, è venerdì direttamente dal laboratorio. Ora ragazzi è fine settimana e finalmente riusciamo a concludere un pochino tutto quello che abbiamo fatto. L'assetto ve ne ho parlato, adesso avrò bisogno di circa un 500-600 km di assestamento, dopodiché andremo a controllare la campanatura o il camber. Vediamo se riesco a spiegarvelo da qua. Questa è l'asse della gomma, d'accordo? Quindi la convergenza fa questo, controlla che le ruote non siano o aperte o chiuse. Il camber controlla l'angolo della gomma sia in apertura che in chiusura. Se non so se si riesce a vedere bene, adesso il camber è leggermente, credo, negativo, cioè la gomma è leggermente un pelo così, perché chiaramente sotto ci sono gli eccentrici nei silent block, ma devo dare il tempo all'assetto di assestarsi alle molle.
volevo farvi vedere invece dove siamo arrivati, se vi ricordate quando abbiamo lavorato all'interno di Paguro per quanto riguarda la strumentazione di bordo. Allora, abbiamo, come avete visto, praticato un foro qui sopra. Ora vedete ancora la telecamera che abbiamo recensito, quella della Lammodo. Non credo che la terrò su come equipaggiamento, però alla fine lo dico, però è ancora su. Comunque fa niente. La nostra strumentazione di bordo ora è perfettamente a posto, non ci sono, vedete, più cavi in giro. I cavi passano all'interno. Finché c'ero mi sono anche cambiato la radio mettendo la mia vecchia orribile radio, ma ragazzi funziona veramente bene, legge le USB, non salta, va bene. E abbiamo portato tutto l'impiantino qui sotto, quindi abbiamo sotto pulsante, vado ad alimentare la parte secondaria che mi alimenta queste prese USB, e in questo caso vedete mi manda in carica il tablet, in questo caso mi accende la camera e dà alimentazione anche al mio fantastico Garmin Etrex, quindi è veramente tanta roba. Ora dobbiamo fare un paio, diciamo, di ultime modifiche, dopodiché la strumentazione non la toccheremo più. Guardate questo braccio, d'accordo? Noi con una semplice zeppettino, vedete, di legno, questa parte andrà qui sotto, adesso la sagomo tutta, in modo che andrà qui sotto e andrà a fare, chiamiamolo, un supporto per smorzare le eventuali vibrazioni. Quindi l'andremo poi ad incollare nel braccio sotto e andrà fisicamente ad appoggiarsi qua sopra. Dovremmo essere sicuri, diciamo, che la strumentazione non vada in giro per la macchina, ma già così ci siamo. Sono molto contento, ragazzi, perché siamo veramente in stato avanzamento lavori notevole e la cosa mi piace. Ci mancano a livello di impianto elettrico una cosa solo da fare: dobbiamo interporre o uno o due relè a seconda del, diciamo, dei tipi di utilizzi che andremo a fare. Allora dovremo andare a installare nel cofano motore un relè. Un relè serve, poi ve lo spiegherò quando lo facciamo, semplicemente ad essere sicuro che quel tipo di utilizzo si va a poter utilizzare solo quando hai girato le chiavi. L'ho spiegata malissimo, ne parleremo meglio. Di conseguenza nella centralina della mia macchina io devierò la presa accendisigari posteriore mettendola sotto relè e sotto chiave, in modo che quando io giro le chiavi della macchina lui cominci a caricare il cassone. Se le chiavi non ci sono nel quadro non succede niente, non c'è alimentazione all'interno della ricarica del nostro cassone. Questa è una cosa fondamentale. Oltre a questo volevo prevedere, finché c'ero, dato che metto le mani nella centralina, un secondo relè per poi un domani andare a montare i fari di profondità che saranno un pochino più nascosti. Ragazzi, la prossima puntata state veramente comodi, la prossima settimana, perché cominciamo a fare bello Paguro. È arrivata la vernice, dobbiamo modificare la mascherina e soprattutto sono arrivati praticamente quasi tutti gli adesivi. Insomma, viene una tamarrata che non ve lo spiego. Dai, adesso facciamo questa ultima lavorata di questa zeppettina, la mettiamo qua sotto, la verniciamo di nero e, ragazzi, la strumentazione di bordo sono contentissimo, mi piace veramente tanto. Dai, a lavorare! Lavorino fatto, era l'ultima cosa che mi mancava su la mia strumentazione di bordo, che adesso dovrei essere abbastanza tranquillo che non mi vada in giro per la macchina. Ragazzi, è stata una bella settimana, una gran lavorata, ma veramente una bella settimana, e sono ancora più carico per quello che ci aspetta la prossima. Paguro, ragazzi, comincia a essere quasi finito e non so voi, ma io ho una voglia esagerata di andare a provarlo. Però vorrei andarla a provare in una maniera differente. Intanto vi do un appuntamento l'11 dicembre a Gradisca, lo portiamo su al radone di Gradisca, che è uno dei più grandi d'Europa, e andiamo a provare effettivamente se tutto quello che abbiamo fatto riesce a tenere botta in un percorso del genere. Ma prima di andare a Gradisca ho una mezza idea che un'avventurina ce l'andiamo a fare, ma questa è un'altra storia, ve la racconto la prossima volta.